Ciao, io sono Emanuele Agrimi. Questo corso parla di Power Query e Power Pivot in Excel. Power Query e Power Pivot sono due figli nascosti dentro Excel che possono aiutarti molto per analizzare i dati. Se hai dei file Excel con tanti cerca verticale, probabilmente il file, e con tante righe, con tanti record, probabilmente il file comincia a rallentare. E se poi devi fare una tabella pivot con più di 1.050.000, 2 alla 20 righe, e come fai, visto che un foglio Excel non può tenere più di 1.050.000 righe, quello che è? E questo è un limite. Con Power Query e con Power Pivot puoi andare oltre e realizzare delle cose un pochino più furbe. È vero che potresti usare Access per trattare oltre 1 milione di righe, perché Access non ha questo limite sulla singola tabella. L'unico problema è che Access dopo 2 GB di dimensione del database va in crash, quindi non è proprio ottimale per un grandissimo numero di dati. E io lo consiglio più per creare delle applicazioni eventualmente multiutente Access. E con Power Query, che è il primo figlio nascosto di Excel, tu puoi importare, unire, trasformare, pulire e collegare dei dati da molte fonti differenti. CSV o file TXT, che è una delle cose più frequentemente usate, dal web poi per recuperare dei dati. Purtroppo nativamente non supporta i file Parquet, che si possono creare ad esempio con Python, ma quello è un'altra storia, magari lo vediamo nel corso su Power BI. La parte di Power Pivot ti aiuta invece a costruire dei modelli dati, fondamentalmente ti liberi di tutta la parte che riguarda il cerca verticale, alleggerendo di molto il file e ti permette di unire delle tabelle con delle relazioni in base a una chiave che potrebbe essere ad esempio l'identificativo di un articolo che sta in una tabella che si dice dei fatti con dei numeri, con delle vendite, con dell'inventario, con la chiave dell'identificativo del prodotto, dell'articolo, puoi andare alla ricerca dentro un'altra tabella che si chiama tabella delle dimensioni di tutta l'anagrafica di questo articolo, il colore, il materiale e così via. Questo alleggerisce di molto il file perché anziché usare con Power Query, come dicevamo prima, la possibilità di unire e creare una tabella con tutte le informazioni, quindi per ogni riga ripeto ad esempio il colore, che stavo facendo come esempio, per ogni riga ripeto il colore ogni volta che trovo lo stesso ID, e anziché avere un tabellone con tutti questi record e questa colonnina che si ripete, io ho una tabella più asciutta e con quell'ID vado a cercarmi in una tabella che è più corta l'informazione del colore, quindi non appesantisco il tabellone come verrebbe naturale fare con Power Query, evitando quindi di usare quello che vedrai essere il related. Oltre ai due figli Power Query e Power Pivot c'è un terzo elemento dentro Excel che è il DAX, il Data Analysis Expressions. Fondamentalmente è un linguaggio in cui possiamo costruire delle misure, delle metriche, degli indicatori personalizzati, è un linguaggio molto potente perché può fare aggregazioni, può fare dei filtri, però vediamo che cosa trattiamo in questo corso perché è una cosa che almeno personalmente utilizzo molto di più su Power BI rispetto che dentro Excel. Però c'è anche in Excel, quindi quantomeno lo citiamo e vediamo un pochino cosa si può fare. Bene, non mi rimane che mandarti al primo video di questo corso e augurarti un buon viaggio per imparare Power Query e Power Pivot di Excel. Ciao!